Siamo probabilmente tutti d'accordo, le batterie sono belle grosse. In questo video vediamo alcune tecniche per aggiungere frequenze basse al segnale della cassa e renderla più grossa. In un video precedente abbiamo analizzato il funzionamento del Subkick in fase di registrazione e abbiamo notato come in realtà non aggiunga nulla di nuovo al segnale. Infatti è stato facile riprodurne il suono semplicemente duplicando la traccia del microfono e applicandone EQ. Vediamo ora delle tecniche che possiamo usare in fase di mix per ottenere risultati migliori di quelli del Subkick. Queste tecniche sono poi ovviamente utilizzabili anche per migliorare i campioni di cassa nell'elettronica. Per ascoltarle abbiamo scelto una sessione in cui la cassa è stata registrata con una KG D112 e il Subkick della Yamaha. Prendiamo in considerazione solo il D112 e lasciamo da parte il Subkick. Alla fine del video lo paragoneremo alle tecniche che stiamo per vedere per capire quale suoni meglio. In generale, se non basta equalizzare il segnale della cassa per arrivare alla quantità di basse che desideriamo, dobbiamo o aggiungere nuove frequenze o far risuonare di più le basse nel tempo. L'attenzione è tutta sulle basse frequenze. È quindi importante ascoltare con un buon impianto di monitoring o delle buone cuffie. Come prima tecnica possiamo sfruttare il pitch shift. Per non perdere il suono originale duplichiamo la traccia della cassa e trasponiamo la copia un'ottava sotto. Creiamo così una frequenza fondamentale più grave e le sue armoniche. Di queste alcune coincidono con le armoniche della cassa, rafforzandole, mentre altre sono nuove frequenze non presenti nel segnale originale. Otteniamo così un suono più ricco di basse. La nuova fondamentale ha però una frequenza troppo bassa per essere riprodotta da un impianto senza subwoofer. Per evitare problemi con la loudness e altri processori in fase di mix è utile filtrarla. Per l'illusione acustica della fondamentale mancante, poi, anche se non abbiamo la fondamentale, grazie alle sue armoniche il nostro cervello la ricostruisce nella nostra percezione. Inoltre di questo segnale ci interessano solo le frequenze basse. Attiviamo allora anche il filtro passa basso e lo portiamo tra i 100 e i 200 Hz. Ascoltiamo il risultato con e senza la nuova traccia. Nel video sul Subkick abbiamo visto come la sua frequenza naturale rafforzi quella della fondamentale della cassa e risuonando maggiormente nel tempo la renda più distinguibile. Vediamo come replicare questo principio all'interno della nostra DAW. Generiamo una sinusoide tra i 50 e i 60 Hz in una traccia in parallelo. Inseriamo un gate dopo l'oscillatore con il parametro range, detto anche depth o floor, al valore più basso e impostiamo il kick come sidechain esterno. Regoliamo quindi la threshold del gate in modo che si apra solo in corrispondenza dei colpi di cassa. Con i parametri di attack, hold e release gestiamo l'inviluppo di questo nuovo segnale. Un attacco immediato ci assicura che il gate si apra immediatamente in sync con il kick. Un tempo così rapido può però introdurre una distorsione che rende meno efficace la generazione di frequenze basse. Allunghiamo quindi l'attacco fino a non sentire più la distorsione. Con i parametri hold e release possiamo poi regolare corpo e coda di questo nuovo segnale. In questo modo possiamo emulare la risonanza del Subkick che risuona più a lungo del colpo di cassa. Non ci sono valori ottimali prestabiliti per questi parametri. Dobbiamo sperimentare in base al brano o genere musicale che stiamo producendo. Regoliamo dunque il livello della nuova traccia e ascoltiamo il risultato. Volendo, possiamo anche sperimentare generando un segnale con una diversa forma d'onda, come la triangolare o quella a dente di sega. Questi tipi di onda aggiungono delle armoniche alla frequenza scelta. Anche troppe, direi. Conviene quindi inserire un filtro passabasso dopo l'oscillatore. Grazie alle armoniche e all'illusione della fondamentale mancante, questo segnale potrebbe quindi essere percepito anche su supporti che non sono in grado di generare frequenze molto basse. Diventa anche più chiara la nota generata dall'oscillatore. Potremmo quindi sperimentare per ottenere un Subkick in tonalità con il brano. Un'ultima possibilità è usare plugin che emulino il suono dei Subkick. Ne esistono anche di gratuiti come l'SK10 della Waves Factory e Thump della Metric Halo. Nella descrizione trovate i link per scaricarli. Anche in questo caso conviene duplicare la traccia del kick e inserire il plugin sulla copia. L'SK10 si ispira al Subkick SKRM100 della Yamaha, anche se non ufficialmente. Fa fondamentalmente sempre la stessa cosa, genera lo stesso segnale in corrispondenza dei colpi della cassa. È molto semplice e praticamente privo di controlli. Troviamo infatti solo il mix, che va lasciato al 100% dato che su una traccia in parallelo,
il low pass per filtrare frequenze medie e alte che non ci interessano e il livello generale di uscita. O ci piace o non ci piace, non possiamo modificare il risultato. Ascoltiamolo. Thump si comporta in maniera simile all'SK10, genera dei segnali innescati dai colpi di cassa. Lo fa però con due oscillatori diversi, regolabili indipendentemente tra loro. Normalmente nei fusti della batteria il pitch varia nel tempo, nel momento dell'attacco è più acuto e poi scende. Thump emula questo comportamento distinguendo tra una frequenza di attack e una di sustain e creando un glissato tra le due note. Nel complesso abbiamo quindi 4 frequenze da impostare. Nella parte centrale dell'interfaccia possiamo poi regolare meglio le caratteristiche temporali delle due onde. Regoliamo il livello e ascoltiamo il risultato. Paragoniamo ora le varie tecniche con il subkick usato in registrazione. Insomma, pare non sia indispensabile usare un subkick in registrazione. Queste tecniche di mix sono poi più flessibili e lasciano più spazio alla creatività. Voi quale tecnica preferite? Ne usate altre per aggiungere frequenze basse al segnale della cassa? Fatecelo sapere nei commenti.